Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Allora, sarò comunque molto conciso e breve, insomma, perché lasciamo spazio a Brandon per la lettura di oggi. Allora, volevo semplicemente un po' contestualizzare, insomma, la presenza di Brandon qui a Bologna, insomma, è qui perché è invitato a realizzare uno dei progetti su cui sto lavorando da un po' di anni, insomma da 2 o 3 anni, che si chiama Work Lab, e sono praticamente in buona sostanza dei progetti dove invito un artista a realizzare appunto un progetto qui a Bologna in collaborazione, pensandolo già fin dall'inizio come progetto di collaborazione con giovani artisti e studenti d'arte. Insomma, infatti a questo progetto partecipano 12 giovani artisti e un gruppo abbastanza interessante e misto, direi, perché sono un po' più della metà sono studenti dell'Accademia di Belle Arti e diciamo tra i più interessanti che io conosca, insomma, all'interno dell'Accademia, perché lavoro lì, sono docente dell'Accademia di Belle Arti, mi chiamo Lelio Aiello, effettivamente non mi sono presentato all'inizio. E in più in questo gruppo ci sono anche alcuni artisti, diciamo, che hanno già un loro lavoro, insomma hanno già un percorso di lavoro, diciamo, con delle cose significative. Diciamo che hanno superato quella fase dove si è ancora a dover decidere, insomma, se si farà poi l'artista o no, insomma, per cui niente, insomma. Niente, questo era un attimino, volevo fare una puntualizzazione sui partecipanti, insomma mi sembrava importante, vi dico anche chi sono. Partecipa al laboratorio Marco Bonaccolto, Germana Cantarella, Noemi Cotardo, Marco Furlani, Paolo Ghezzi, Elena Merschi, Tecla Latella, Luciano Maggiore, Lorenzo Senni, Marcello Spada e Dominique Vaccaro. Per inquadrarvi un po' tutto quello che succederà, insomma, all'interno di questo progetto, che è già partito ieri, insomma, con il laboratorio, in settimana si inizia a concretizzare quello che si sta facendo questi giorni, insomma, no? Per cui ci spostiamo a Raum, in via Castelvatica 4D, dove praticamente lo spazio verrà, diciamo, in qualche modo trasformato in uno shop recording, insomma, no? Ci saranno appunto degli ascolti, gli ascolti delle registrazioni che stanno già facendo, insomma, i partecipanti al laboratorio, e poi una serie anche di microeventi, di incontri con personaggi che gravitano per lo più, diciamo, nell'ambito territoriale bolognese, anche se c'è un ospite di Milano, insomma, uno psicologo. E Brandon praticamente ha suddiviso, diciamo, queste 3 giornate, che sono da martedì a giovedì, e siamo aperti dalle 18 fino alle 23, ha suddiviso queste 3 giornate, diciamo, in 3 tematiche. Una è la percezione, dedicata alla percezione urbana, dove appunto ci saranno degli ospiti, tra i quali un architetto, insomma, un architetto di Bologna che opera a Bologna, che si chiama Giovanni Ginocchini, e messa a confronto poi con un poliziotto, quindi è un'altra visione della città, insomma, che è abbastanza interessante secondo me, e dei giovani studenti del liceo artistico, perché un'altra modalità di vissuto, insomma, della città. Mentre invece mercoledì il tema è dedicato alla voce, che poi è anche un territorio molto studiato, insomma, da Brandon, lo capirete dopo, insomma, attraverso dei suoi lavori. E mercoledì invece abbiamo ospite uno psicanalista di Milano che si occupa proprio nello specifico dell'importanza, diciamo, della voce, no? Fin dalla nascita, insomma, fin dalla dimensione feto, insomma, per poi andare oltre, insomma, chiaramente. Poi ci sarà il cantante di Quinto Rigo, John Deleo, ospite anche quella sera, e Andrea Reali invece, che è un giovane musicista di Milano, insomma, abita nei pressi di Milano. E niente, per cui questa sarà la serata di mercoledì. Invece giovedì chiudiamo con una format un po' sperimentale, insomma, un po' particolare, altro format che Brandon utilizza molto nel suo lavoro, e cioè coinvolgiamo una radio libera, che è Radio Città del Capo,
e dove praticamente la serata è dedicata, scusate, la tematica il tema è le città invisibili, per cui invisibili nel senso appunto di radio, insomma, per cui ci sarà un format a ramo, diciamo, costruito un po' come se fosse una trasmissione radio, e la cui tematica sarà diciamo, la scena underground bolognese, insomma, no? Per cui una serie di ospiti anche di riferimento, insomma, no? E quindi poi questa trasmissione, questo evento, insomma, di questa sera sarà trasmesso il giorno dopo sulle città del capo, quindi ritorniamo con questa ridondanza, insomma, del giorno prima. E niente, questo è, diciamo, quello che riesco a dirvi. Poi chiaramente siamo in progress, per cui è chiaro che ci saranno anche dei momenti che adesso non possiamo prevedere, insomma, no? Perché è chiaramente un progress di lavoro e sicuramente ci sono dei momenti dalle 18 alle 23 dove prevediamo altre cose che non posso chiaramente anticiparvi adesso. Niente, per cui io volevo semplicemente inquadrarvi un po' il motivo per cui Brandon è qui a Bologna. Passerei, visto e considerato che insomma abbiamo Brandon labelle qui e la lettura sul suo lavoro, diciamo, non vi anticipo niente, io, cioè presenza dell'artista, penso sia meglio comunque sicuramente dare voce a lui, insomma, per cui chiudo ringraziando chiaramente il Museo della Musica per l'ospitalità e Xing per la collaborazione, insomma, che insomma, sono il terzo anno che collaboriamo, quindi mi sembra il minimo poterli ringraziare. Vabbè, io vi ringrazio, vi passo direttamente a prendere il premio. Hello. Yes, well, thanks very much, Lelio, for the nice introduction and for, of course, having me here for the project. I'm certainly very much looking forward to the coming days. So thanks. Non avevo l'onore di essere qui, volevo ringraziare Lelio per avermi invitato qua a Bologna per questo lavoro e che adesso andrò ad introdurvi e a spiegarvi indicativamente. Yeah, so generally I wanted to take the opportunity today to share with you some of the work that I've been doing, primarily as an artist. So I'll maybe take you through some documentation of different projects and different activities. And certainly, of course, at any point, if there's questions or you'd like to say something, it's more than welcome. So don't be shy. È qua con l'opportunità di dividere con noi il suo lavoro, la sua visione del lavoro. Prima di tutto come artista presenterà alcuni documenti, alcuni lavori che ha fatto, alcune attività, e voleva anche dire che ci sarà un momento per le domande, non siate timidi, chiedete senza problemi. Ovviamente chi è facilitato dall'uso della lingua inglese chieda in inglese, altrimenti se no. Yeah, so primarily I'm working as an artist and also as a kind of researcher mainly onto the topic of sound. So sound has been a kind of primary interest of mine, but I think what really is important is that sound for me is something that also connects to lots of other things. So I very much appreciate sound as a kind of relational material. Lavoro come artista, ma fondamentalmente come ricercatore. L'importanza dell'argomento del suono è un interesse primario per Brandon. È importante proprio il discorso del suono come connessione, come elemento di connessione con tutte le altre cose. Quindi un lavoro relazionale del suono con tutto ciò che lo circonda. And maybe I could say there's maybe sort of two fundamental things that I feel a sound might be said to kind of behave or to provide or to give us in terms of sort of understanding how sound is functioning or operating. And these two things might be thought of as something like the
sound as a performative event, and sound also as a shared material. Fondamentalmente è un discorso su come si comporta il suono, quindi capire le funzioni del suono, sia come evento performativo, come potrebbe essere tradotto in italiano, sia come condivisione, appunto, torna al discorso della condivisione. So I very much appreciate how sound is a kind of event that's circulating in and amongst us, kind of all the time, as a kind of, immaterial, invisible kind of event, that at the same time is immediately something that operates kind of between us. So it's also something that is immediately shared in terms of moving between sort of myself and others. Il suono ovviamente è un evento che si muove sia intorno a noi sia tra di noi, è la differenza, sia come qualcosa di immateriale, di invisibile, ma anche come qualcosa che io condivido con me stesso, dentro di me. So the way in which sound kind of circulates, primarily also in a kind of social environment, for me also starts to kind of radically change our understanding of what is private and what is public. So I feel that once you sort of take sound as your sort of main focus, there's something that starts to happen in terms of changing what we imagine is mine and what we imagine is yours. C'è da cambiare radicalmente la visione pubblica e privata del suono come questione sociale, l'importanza della differenza tra ciò che è mio e ciò che è tuo, quindi una visione nuova anche sul concetto di proprietà personale del suono. So I think it starts to set a very dramatic and interesting kind of movement and relationship between what we can call an inside and an outside, or an interior and an exterior, or the private and the public. So I like very much how sound is kind of constantly moving between these 2 points, and in doing so, constantly kind of reconfiguring them and how they relate to each other. Vediamo appunto il suono in una dimensione sia di interno e esterno, sia di dentro e fuori, sia di pubblico e privato. Quindi Brandon è interessato a questo lavoro, questa differenza, questo rapporto fra questi 2 punti, una riconfigurazione di questa relazione fra pubblico e privato, interno e esterno, e fuori e dentro. So I could maybe elaborate this a little bit. I'll try not to be so professorial. But to start with, of course, we can understand, for instance, immediately how sound is coming from particular objects or particular bodies. So, for instance, you make a sound, if you can hear that. And immediately we can understand how you might say that sound coming from this object is somehow bringing forward the internal material properties of the table. So sound is already giving a kind of picture, a kind of material picture of its source, of the object that it comes from, or the body that it comes from. So sound somehow is imaging or kind of picturing the inherent properties of this table. Ovviamente ha fatto l'esempio di come questo tavolo possa suonare, quindi come gli oggetti, i corpi, tutti i suoni che possono essere prodotti sia dagli oggetti, dai corpi, come siano legati all'interno del materiale che sta suonando, ma anche come ci si immagina questo suono che viene fuori, che cos'è, quali sono le proprietà di questo suono e dell'oggetto da cui questo suono deriva. And you might say that it's taking that kind of internal material property and also taking it outside of the table. So the sound that I make is also somehow delivering or projecting this object outside of itself.
So somehow the sound here and here and here is also the table, but kind of taking it away from the table as well, making it immediately a kind of external object, something traveling away from itself. Il discorso ovviamente non è soltanto sulla materialità interna del tavolino, ma anche come il suono sia in grado di farci percepire questo tavolo già fuori da se stesso, quindi è come se ci progettasse, anzi prospettasse se stesso fuori dal tavolo stesso. Il tavolo si proietta fuori da se stesso. So then I could maybe extend the idea of the object, of the material object, also into the idea of space. So of course we can immediately appreciate how sound is also already setting up kinds of conversations between different spaces. So we know, of course, that sound doesn't kind of respect the limits or boundaries of given rooms, the way in which it passes between rooms and moves through different environments, in a way setting up, kind of extending the idea of the inside or the material properties of given objects, also outward into space. Il discorso del suono ovviamente include il discorso dello spazio, quindi come il suono si propaga attraverso lo spazio e Brandon ha detto anche ironicamente che il suono non rispetta lo spazio, si proietta, come dicevamo prima, fuori dall'oggetto, invadendo tutto lo spazio circostante. So we can immediately kind of appreciate or understand, again, sound as a kind of movement that starts to set up particular relationships between inside and outside, between kinds of material objects and the spaces in which they're kind of positioned, and how sound, you might say, is there as a kind of relational material to actually put into conversation something that is here with something that is over there. Il suono è un movimento che unisce gli oggetti materiali e lo spazio, quindi vediamo questa relazione appunto, ribadiamo questa relazione fra gli oggetti materiali, lo spazio che è intorno e come il suono sia in grado di relazionare tutti questi elementi. And then maybe finally we can come to the idea of what I like to think of course, as the social. So of course we also know that making this sound and that sound of that table leaving itself into the space to finally enter your ear is quite a dramatic relational event. So what I also, of course, ultimately appreciate that sound is immediately, you might say, flirtatious. It wants to participate in everything. It wants to contaminate everything. It wants to move outside of itself into others, such as a telephone. No, that was perfect. Quindi il ruolo sociale del suono è il suono, noi produciamo un suono, come il suono si propaga nello spazio e arriva alle orecchie di chi sta ascoltando. Quindi Brandon dice che il suono è flottante, potrebbe essere tradotto così, quasi è una contaminazione, una partecipazione collettiva al suono stesso emesso da un qualunque oggetto che noi stiamo percuotendo, che comunque stia suonando. And of course this kind of relational event can be understood in quite a dramatic way once we, of course, think of the voice. So also there's that feeling that even though I am here kind of speaking and my voice is somehow over here coming from me, finally we can understand how that voice is also immediately being heard by everyone here. So also my voice is immediately kind of with you and already immediately kind of inside your thoughts, to the point where I think it becomes confusing to say, well, who owns my voice, me or you? Ovviamente questo discorso di relazione fra il suono e gli oggetti o i corpi stessi diventa ancora più importante quando si parla della voce. Una voce, ad esempio, ho detto Brandon, io sono qui che vi parlo, la mia voce si propaga per tutta la sala,
E la mia voce è con voi, è dentro i vostri pensieri, quindi a chi appartiene la mia voce? La mia voce è mia, la mia voce è vostra, è il discorso interno, esterno, privato e pubblico che appunto si estende al discorso della voce. So these kind of, I guess, these kind of movements of sound between public and private, or inside and outside, also for me, I guess, become kind of a question that I like to explore in my artistic work. So it's also about coming up with kinds of strategies or ways of working to kind of explore that condition, or to use sound to sort of get at that relational movement. Questo movimento del suono è la parte più importante, è la questione principale del lavoro di Brandon, è l'esplorazione appunto di questi movimenti del suono attraverso strategie e lavori che permettano di esplorare quali siano effettivamente le condizioni del suono e di tutti questi movimenti, di queste relazioni che intercorrono fra gli oggetti, il suono e i corpi. So I'll just, maybe to start or to continue, I'll just like to present these two audio pieces, two audio tracks. So I will just play them and then say some more after. The first one you'll probably recognize, and then the second one may become more, you may understand what's happening. Adesso andremo ad ascoltare due tracce audio registrate da Brandon, la prima di facile comprensione fra virgolette, la seconda sarà un po' più difficile, ascolteremo queste tracce, poi le commenteremo e Brandon le spiegherà a noi. Like shit tomorrow.
maybe what I wanted to try to do in a way is just sort of illustrate maybe how I'm kind of thinking about sort of artistic practice, particularly in relationship to sound. So of course the first track is David Bowie, Panic in Detroit. The second track is playing that song over a ghetto blaster on the street in Copenhagen, and then just walking up and down the street recording. So the idea really is to sort of suggest actually that in a way we have a feeling that we know the song Panic in Detroit as a kind of object that we hear in different environments, and we recognize it and think, yes, this is David Bowie, it's the same song. But in a way what I feel is actually happening is that that song is always heard within a particular context, and that context is always conditioning how we hear that song. So somehow playing it on the street in Copenhagen was a way to sort of try to hear the song in relationship to a context, and to appreciate how we hear that, we only recognize that song also according to how it's being interfered with, and how the environment is also kind of contributing to the listening experience. La prima traccia è la canzone di David Bowie, Living in Detroit, e la seconda traccia è la stessa canzone suonata attraverso uno stereo per le strade di Copenaghen. Quindi il nostro sentire quella canzone come un oggetto cambia a seconda della fonte da cui proviene. Quindi anche dal contesto, si evince che anche il contesto influenza la nostra percezione di una canzone, come ascoltiamo quella canzone, sia essa una traccia audio classica, un MP3 normale, sia appunto, come in questo caso, che provenga da uno stereo, il ghetto blaster, quindi uno stereo gigante, suonata per le strade di una città. Quindi il contesto e come questo contesto influenzi e interferisca con l'oggetto audio che stiamo ascoltando. Yeah, so this idea in a way kind of extends into different kind of projects. So a performance for a gallery in London where I was asked to contribute to an evening, performance evening with a friend of mine. So my friend was making a performance and he asked me to also perform. And so I thought about it for a while and I thought, well, yes, I'd like to, but I will provide the CD. Quindi ci saranno appunto questi due progetti. Uno è una performance in Londra che Brandon ha fatto con un suo amico che gli ha chiesto di partecipare a questa performance, e quindi ci farà ascoltare e vedere quello che è successo. And I was thinking a little bit about this kind of situation here or here, which is that to attend a concert or to attend a performance is often to be located in a particular way, in terms of having like this, a kind of single perspective, that you come and sit down and there's a kind of sound system and the event is kind of given to you as a single gesture. So maybe like the David Bowie track, you kind of hear the song and feel like it's a particular object over there. And somehow my interest was in complicating this. Ovviamente quando ha fatto questo esempio di una performance, di un concerto, quando si va a un concerto o a una conferenza come oggi, la prospettiva è singola, è un dare da parte dell'artista a un pubblico che lo sta a sentire. Quindi un oggetto qui, un oggetto lì e una relazione uno a uno. L'interesse, l'intento di Brandon era quello di complicare questo rapporto fra l'artista, il suono, quindi fra il suono e il pubblico che lo sta ascoltando. So my idea was to kind of set up something more like this, with a series of chairs, each with its own kind of small speaker attached to it. So the idea is to have a kind of a small speaker located on the chair in different ways. Quindi il suo progetto è stato quello di
delle casse, delle piccole casse seminascoste, quasi delle case di spia, a tutte le sedie collocate in diversi modi e in diversi posti all'interno di una sala concerto. And then basically the idea would be that, of course, you have the situation with the presentation like this, where my friend would be making a performance, a kind of concert, using the sound system, and at the same time the sound would be coming to the chairs. So you'd also have this very kind of personal, additional relationship to the sound. Quindi, ovviamente, la situazione è stata la seguente: sia l'uso del sistema, dell'impianto audio, del sistema audio da parte dell'amico di Brandon che faceva questa performance, quindi il rapporto diretto del suono con il pubblico, sia il suono veniva emesso attraverso queste piccole casse collocate sulle sedie per dare un ascolto diverso e anche una visuale uditiva, potremmo dire, diversa a seconda della collocazione delle varie casse. And just to kind of complicate it a little bit more, there was a video camera in the back of the room and connected to some motion tracking software. And the idea is that the chairs are also on wheels, so you can sit in a chair and also wheel them around. And the movement would be detected by the camera, and this would also change the sound that you were hearing in the small speakers. Giusto per complicarlo ancora un po', c'era anche una videocamera in fondo alla stanza e che riprendeva questa performance e la cui potremmo dire colonna sonora variava a seconda se queste sedie, che erano delle sedie con delle rotelle, si muovevano intorno in giro per la sala. Quindi qual era, cosa veniva fuori? Anche il movimento delle sedie veniva registrato e era in grado di modificare la percezione del suono che veniva registrata in quel momento. What I found also very interesting immediately was how kind of setting up the situation like this completely also changed the way people behaved. So rather than the idea of sitting and kind of listening peacefully to the concert, immediately there was this feeling that you could move around, that people could talk to each other, that there was a kind of much more of a social environment. Once there was a feeling that the audience could do something, or that the audience was also participating. So this for me also was a very interesting kind of observation. La cosa interessante di tutta questa performance, nella performance, era osservare, per Brandon era osservare come il comportamento delle persone cambiasse, perché da piuttosto che star seduti ad ascoltare tranquillamente una performance musicale, vedeva le persone muoversi, parlare, commentare questa performance e ovviamente influenzare le registrazioni che stava facendo lui. Come in questo ambiente sociale molto particolare che si era venuto a creare, il pubblico partecipava attivamente ovviamente alla performance, e questo è stato anche una osservazione molto particolare, socialmente rilevante per Brandon. So I had this feeling also, of course, the theme or sort of interest in kind of setting up more of a situation. So the idea of the event, the idea of the project being more of a kind of social, situational experience kind of continued, and I think continues today as a kind of approach. So in this project, I was sort of wanting to continue that, but also being interested in the work of
Quindi questa idea di evento, di progetto che non è soltanto un'esperienza sociale ma che è situazionale, come potremmo tradurlo, è diventata anche un approccio personale di Brandon al lavoro e all'investigazione sul suono. Quindi la sua idea è quella di continuare con questo tipo di osservazione sociale e sociologica, potremmo dire, anche con il progetto di Vito Acconci. So for a project and installation in Chicago, I was sort of taking a kind of inspiration, you might say, from this Vito Acconci work from 1972 called Seedbed. And the Acconci work is essentially an installation project in a gallery where he built a wooden ramp. So on the left side there's the gallery floor, and then there's this kind of ramp that goes up that he built into the gallery. And then he's basically underneath the ramp during the exhibition. Il progetto ispirato da questa installazione di Vito Acconci nel 1972, Vito Acconci aveva praticamente installato una rampa di legno nel lato sinistro di una sala di un museo. In una galleria di New York, e l'artista stava tendenzialmente nascosto dentro la rampa di legno. At the same time, he has a microphone and there's a speaker in the gallery, and he's talking to visitors, so he can hear when you come in and walk on the floor, and at the same time he's masturbating. So he's imagining a kind of relationship to the visitor. In questa installazione Vito Acconci aveva installato appunto un microfono e anche delle casse, sia per ascoltare sia per parlare con i visitatori. Durante questa installazione si masturbava anche, e quindi osservava come questa relazione con il pubblico che andava a vederlo, particolarmente incuriosito, potesse cambiare a seconda della sua interazione o meno con il pubblico stesso. So I was kind of interested in the work, and in a way what I also felt was that the ramp itself was a kind of character. So I felt that the architectural kind of intervention also allowed the project to perform. So the ramp kind of functioned to create this relationship between Vito and the visitor and kind of generate this kind of psychological and sexual fantasy. La rampa stessa diventava una protagonista all'interno dell'installazione, quindi questo intervento di architettura all'interno di un progetto, di un'installazione, quindi evidenziava questa particolare relazione, questa capacità di creare relazione fra il video, il visitatore. Questo sarà anche il lavoro che farà lui, diceva prima, a Chicago, quindi anche la reazione psicologica del pubblico che assiste a un'installazione molto particolare nella quale è direttamente coinvolto. So I wanted to, in a way, remake Vito's ramp, to rebuild it in the gallery situation like this, but rather than have it be a closed ramp, I turned it around, so the ramp comes out and opens out to the public. So I wanted to somehow think about the ramp as a performative device, think about the kind of architectural intervention that Vito performed, and in a way revisit it, to sort of rediscover it and also restage it, but kind of give it another perspective. Nella sua installazione a Chicago, Brandon ha ricostruito la rampa, ma non l'ha creata chiusa come quella originale di Vito Acconci. La rampa ha una costruzione diversa, quindi si apre al pubblico e diventa, appunto, anche in questo caso, un elemento di performance, e serve a riscoprire, a reinstallare, potremmo dire, un certo modo di lavorare anche e di interagire con il pubblico. So also on the ramp there are two microphones
contact microphones connected to the ramp itself, and there's 2 speakers in the room, and the volume on the microphones are turned up, so there's a feedback in the space. So there's a kind of electronic hum going on in the space. And the idea really is that if you touch the ramp and you step on it, you change that frequency. Sulla rampa sono installati 2 microfoni e nella sala dove c'è l'installazione ci sono 2 casse. Il volume è alzato al massimo in modo da creare quello che noi chiamiamo il Larsen, l'effetto feedback continuo durante l'installazione. Mentre le persone camminano sulla rampa e interagiscono con la rampa, come vediamo dalle foto in modi diversi, anche da sotto, di fianco, percuotendola in tutti i modi, possono cambiare la frequenza fisica della registrazione che avviene durante l'installazione. So in a way the ramp of course becomes a kind of instrument, and I very much wanted that sort of instrument to invite participation, to invite a kind of interaction. So I really like the idea that the public would be there and that the object would sort of be there to be performed. And it kind of instigated lots of different kinds of interaction. And it was interesting how people started to also work together, kind of participating in kinds of actions and gestures in performing the ramp. Quindi la rampa diventa uno strumento nelle mani, nei piedi, nel corpo di chi decide di interagire con essa, quindi è un invito all'interazione anche fra persone diverse. E lì Brandon ha detto, per essere performata, potremmo dire, per essere suonata, percossa in tutti i modi, e ciò che ha osservato lui è un lavoro insieme, un'interazione particolare fra l'oggetto dell'installazione, la rampa, e alcune persone che iniziavano magari a darsi dei botta e risposta su questa rampa con azioni, gesti particolari, e quindi si creava questo particolare rapporto fra il pubblico e l'installazione. So I sort of, this sort of idea of participation, in a way what I always felt was a way to kind of multiply the kind of perspective onto an object, or multiply people's experiences of the kind of artwork. In a way it took me also to the question of architecture. So the idea of architecture and sound, you know, for me became a kind of question, you know, what would architecture look like if you started from sound? The way in which sound kind of conditions our experience of space. For me, it sort of becomes a kind of area to kind of look at. Questa partecipazione continua e multipla, potremmo dire, delle persone all'interno dell'installazione, moltiplicava le prospettive, le esperienze delle persone, e Brian è arrivato a chiedersi quindi l'architettura come possa influenzare il suono e il suono dell'architettura. Quindi la sua domanda principale è come diventa l'architettura quando si parte dal suono. È diventata per lui un'area di ricerca, non a caso dice di essere un ricercatore, un'area di ricerca su cui investigare. So for an installation project in Denmark, I did a piece also outside of the museum and using their courtyard. So this is the front courtyard of the museum. And built these 4 structures, which in a way become a kind of environment. So they were structures that one could move through. So for me, the idea was to create no center and to create a space, a kind of spatial environment for people to wander in and not, in a way, ever kind of arrive at the work. So there would be a feeling of also kind of emptiness, or a kind of nothing but a kind of multiplication of possibilities. Per una sua installazione in Danimarca, infatti Brandon ha deciso di utilizzare il cortile di un museo, quindi fuori dal museo stesso. Ha installato queste 4 strutture che vediamo in fotografia
attraverso le quali ci si poteva muovere liberamente, errando, lui ha usato proprio questo verbo, errando in questo spazio particolare, speciale, che non avesse un centro particolare, un luogo libero da ogni legame. Quindi tutti i sentimenti, tutto ciò che le persone potevano provare passando all'interno di questa struttura era permesso. At the same time, there's 8 speakers placed within the installation, and they're connected to live microphones that are placed inside the museum. So the idea is to take the sound that's happening inside and amplify it into the exterior, into the installation. But there's also the idea that the sound never is static. So there's a kind of program that is also distributing the sound to one speaker at a time. So there's a feeling, again, of never having any kind of center point or never any kind of static point, but the sound is constantly moving and shifting around. In questa installazione c'erano anche 8 casse con altrettanti microfoni che erano installati all'interno del museo. Ciò significava portare il suono prodotto dalle persone che interagivano con l'installazione fuori dal museo all'interno dello spazio museale, per spiegare appunto l'idea che il suono non è statico, non c'è un punto centrale di arrivo e di partenza del suono stesso. Ogni tanto appunto alcune casse venivano staccate, alcuni microfoni venivano spenti per sperimentare un nuovo tipo di interazione con questa installazione, e non solo, ma anche per dimostrare che il suono è in costante movimento, in continua fluttuazione. So this kind of notion of kind of multiplying or breaking apart or kind of repeating space kind of also sort of becomes a theme. This is an earlier piece in Los Angeles, working at a cultural center and wanting to in a way use the building itself as a kind of object. So making an installation really that was really just about trying to interfere. So there was a feeling that I wanted to somehow get at architecture, but through a process of kind of disruption. So simply taking wooden pieces, painting them red, and applying them to the facade of the building as a way that I felt was a kind of improvised drawing. It was a kind of drawing onto the face of the building. Questa particolare visione dello spazio moltiplicato è stata ripresa da Brandon in un'installazione al Centro Culturale di Los Angeles. Ha deciso di usare l'edificio stesso come un oggetto, ha interferito con l'oggetto stesso applicando questi pezzi, queste aste, potremmo dire, non so, di legno dipinte di rosso sulla facciata dell'edificio, per vedere appunto, per distruggere un po' questa visione statica dell'architettura. So then inside 8 of the wooden pieces, there's a small loudspeaker fixed like this. So there's also 8 speakers distributed across the front of the building. And they're amplifying a prepared sound. And that sound really is based upon a kind of static. So it was about trying to come up with something that would be a kind of noise to apply to the installation. In questi pezzi di legno rosso installati sulla facciata dell'edificio c'erano dentro 8 di queste assi c'erano 8 casse amplificate per ascoltare appunto qualunque tipo di rumore potesse essere registrato. So I had a feeling that, well, if you start with sound and move to architecture, I felt that, well, somehow or another this had to be noise. So I had a feeling that to kind of place sound against architecture had to lead to some sort of idea of noise or some sort of idea of interruption.
So trying to simply kind of, in a way, explore that or give it a sort of picture through this kind of rudimentary application. For me, it was sort of part of this idea of how do I take sound into architecture and then compose something that was a sort of noise, a kind of noise space. L'importante di questa installazione è appunto la partenza dal suono per creare rumore, un rumore non soltanto uditivo ma anche visivo, quindi disporre il suono contro l'architettura, proprio traduzione letterale, quindi creare una nuova idea di rumore e con attraverso questa, lui l'ha definita, rudimentale applicazione di assi sulla facciata di un edificio. La domanda che si è posto Brandon è come posso portare il suono dentro l'architettura e comporre rumore, distruggere la presenza del suono con la nostra stessa presenza, una partecipazione attiva all'interno dello spazio. La nozione fondamentale è il rumore come una rottura all'interno dell'architettura. So kind of exploring it in more of a workshop situation like this with some students in London, I kind of came up with a sort of task. So the task was that participants were asked to record their home environment, to make a kind of series of audio recordings trying to capture their home environment, trying to get as much detail as possible. Then the idea was to come back the next day, take this recording and give it to another participant. And that participant was asked to make a physical model of their home using the sound only. So the idea was to somehow make a model that represented the home environment of the other student using the audio recording as the only information. Ciò l'ha portato a un progetto fatto a Londra con alcuni studenti ai quali veniva richiesto di registrare i suoni delle loro case, piazzando microfoni, casse a seconda delle loro preferenze. Quindi catturare il suono e non soltanto del loro ambiente casalingo. Il giorno seguente questa registrazione veniva data a un altro studente che doveva creare un modello fisico, un plastico della casa di cui aveva ascoltato le registrazioni. So the models kind of, came back in different kind of shapes, different forms, all trying to, in a sense, give representation, give an image of the recordings. So trying to somehow take some of the problems of the recording in terms of like, how do you represent, for instance, time? So the time of the recording, of course, becomes a real problem. And also, how do you identify the kind of sounds in a way that will give you a feeling of the space? So all the different students kind of, in a sense, explore those problems differently, whether that was creating a kind of timeline through drawing onto a sort of imaginary blank space, or doing things that were, of course, much more performative. So somehow the idea was that the model had to move. It couldn't just sit there. Ovviamente quando arrivarono tutti i modellini avevano diverse forme e diversi spazi creati. L'immagine di queste registrazioni presentava un problema fondamentale, quello del tempo. Come rappresentiamo il tempo, ma a seconda della nostra percezione dello spazio. Quindi l'idea è stata quella di disegnare o cercare di rappresentare il tempo attraverso degli spazi vuoti oppure dei disegni. Il modellino, il plastico che gli studenti avevano portato doveva muoversi, doveva seguire le linee delle registrazioni. Of course, other questions came up, kind of using, of course, images to represent sound sources.
also the idea that the object had to be kind of movable. So again, there's always a feeling that there's no real center, there's no real clear definition of walls. Everything is sort of temporary, movable, performative, almost kind of half kind of defined. Ciò che è venuto fuori, un'altra questione, era come l'immagine possa rappresentare il suono, come gli oggetti siano in movimento continuo. Ciò che è emerso era anche la mancanza di un centro reale, mancava una definizione precisa appunto in questi modellini. Quindi l'architettura è temporanea, è performativa, potremmo dire, è semi-definita, è in continua definizione. So another different version. And in a way, I wanted to sort of take that workshop idea and in a way actually do it myself. So I have taken it on as a kind of project, and in a way did the task myself by recording my home environment, my apartment, making a series of audio recordings of that, and then giving this on to 6 architects and asking them to model the apartment. Lui stesso si è cimentato in questo progetto registrando i suoni del suo stesso appartamento, della sua stessa casa, e dando le registrazioni dell'appartamento a 6 architetti diversi affinché loro creassero diversi modelli dell'appartamento di Brandon. So then having a showing of those models here in an experimental record shop in Berlin. E ha mostrato questi modellini in un negozio di registrazioni a Berlino. So of course the models are very different. Each one kind of takes an entirely different approach. So some of them are more, representational, trying to really get at a clear idea of an apartment. Ovviamente i modellini sono tutti completamente diversi l'uno dall'altro a seconda del differente approccio dato dall'architetto nella realizzazione degli stessi. Alcuni sono veramente molto puliti, hanno cercato di dare una linea ben definita di rappresentazione. Others, of course, immediately become much more expressive. So in this case, an architect from London, she tried to sort of figure out, the apartment based upon the sound. And in a way, always sort of trying to, again, there's a feeling that there's a kind of ruptured, broken space, you might say. Altri ovviamente non erano così precisi e definiti. Ad esempio un architetto di Londra ha dato una visione dell'appartamento di Brandon basata completamente proprio sul suono e quindi ha evidenziato una rottura, alcuni spazi vuoti in questo appartamento seguendo le registrazioni. Others, of course, take different kinds of shapes. An architect from Argentina coming up with a kind of system to apply these kind of structures, thinking again in a way about the event of sound. Ovviamente le forme erano tutte diverse. Un architetto argentino è arrivato addirittura con il modellino di un sistema da applicare alla struttura stessa della casa per definire al meglio l'architettura. Other kind of versions. Tutte altre versioni. Some architects from Bristol who actually they said that they couldn't deal with the 20 minutes of sound that I gave them, and they only could focus on 1 second. Alcuni architetti di Bristol hanno detto che i 21 minuti della registrazione erano troppo lunghi e si sono focalizzati soltanto su 1 secondo di registrazione. And for them, this 1 second was exactly the point at which I opened a window in the apartment. E ovviamente il momento su cui si sono focalizzati in quel secondo era il momento in cui in registrazione c'era l'apertura di una finestra all'interno dell'appartamento.
is always around. Maybe through working with this kind of architecture question and sort of approaching it in different ways, I felt like I had arrived at some idea of what I'd like to think of as the background. So the background somehow became a theme, something that is of course around what we imagine we are looking at, or what we imagine, for instance, like the David Bowie song. We have a feeling that this is the object of attention, this is somehow in the foreground. And what became interesting for me is everything around it. What are the kind of background ingredients that are surrounding that object? Ovviamente la questione è quella dell'ambiente che ci circonda, il tema fondamentale è, in inglese è around, in italiano potrebbe essere proprio ciò, è una locuzione, ciò che ci circonda, l'immagine, ciò che noi stiamo guardando, ciò che noi stiamo ascoltando, che cos'è l'oggetto della nostra attenzione e tutte le cose che ci stanno intorno. So this may also take the theme of what we call background music, right? So that the idea of the song or the music that we overhear in a given environment. E il tema fondamentale in questo caso è la musica che noi potremmo definire di sottofondo, la musica che noi propriamente non ascoltiamo ma sentiamo in lontananza. So for installation in Geneva, I took on the theme called radio memory. So my idea was actually to focus on the memories we have of particular songs, primarily overheard on the radio, but also the idea that the song somehow comes to us from, not from our choosing, but the song or the music that is kind of there around us when a particular event happens. In questa installazione a Ginevra, che si intitola Radio Memory, quindi ricordi della radio, Brandon si è focalizzato su canzoni particolari che abbiamo ultra ascoltato, potremmo dire, in radio, non perché lo scegliamo noi, ma proprio ascoltato così, lasciando la radio accesa e non facendoci neanche troppo caso. So for the project I collected about 100 memories from people around the world. I made a kind of call for people to send me their stories, send me their memories connected to particular songs. So I collected these memories, which came to me as kind of texts, written stories. And then I found a copy of the songs connected to each story. And this became a kind of archive, a sort of radio memory archive. Ovviamente ha chiesto a 100 persone intorno al mondo di mandargli i loro ricordi, i loro pensieri, soprattutto legati alle canzoni, e ha iniziato a collezionare sia tutte le canzoni, sia tutte le storie che gli venivano spedite, in modo da poterle legare poi a tutte le canzoni a cui si riferivano. So I presented it like this, building 10 wooden boxes on wheels. Inside each box is a ghetto blaster playing a CD of a collection of the songs. So I divided the archive into 10 sections and put them in these boxes. And then on the side of each box is a small booklet that contains the memories in written form. Brandon ha diviso l'archivio di tutte le storie, di tutte le canzoni, in 10 scatole di legno su rotelle. All'interno di queste scatole ci sono degli stereo che trasmettono una copia, praticamente un CD con tutte le canzoni. All'interno delle scatole, oltre allo stereo, ci sono anche dei piccoli libretti, dei booklet con tutte le storie legate alle canzoni. Okay, well, it's a little dark. Anyways, the boxes were left to be distributed through the building. There was a music festival going on, and the idea was that the boxes could be pushed around. So they were constantly playing these songs and just left in the building. And so people could push them around, relocate them, take them downstairs into the toilet, and they became kind of social objects. People would hang out in the bar, and you could bring it over to you if you liked that song. You could push it away if you didn't.
So what I liked very much is that the work could occupy the background. So it became a kind of background object that sort of influenced the environment. Le scatole venivano lasciate lungo l'edificio e le persone ovviamente potevano interagire con esse sia spingendole lontano se per esempio non gli piaceva la canzone, sia tenendole strette se apprezzavano particolarmente ciò che veniva trasmesso. L'idea era quella di trasformarle in oggetti sociali e non solo sociali ma anche di socialità appunto, attraverso questo movimento continuo all'interno dello spazio dell'installazione. And I've presented it in different ways here in a cafe in Germany as part of a festival on radio. The idea was to install it into the cafe. Ovviamente questo argomento è stato ripreso diverse volte, ad esempio in un bar, in un caffè in Germania. Queste scatole sono state installate all'interno di questo bar. So the memories are presented in this small black book up there, left on the tables, and then there's a small sign that sort of introduces people to the project. So you can sit there, have a beer, and read these memories. And then at the same time I put tablecloths onto the tables, and then you're invited to leave your own memory onto the tablecloth, so you can contribute to the archive. L'installazione è stata ripresa ovviamente presentando questi ricordi, queste memorie, potremmo definirle, in piccoli libri neri che le persone potevano leggere liberamente bevendosi una birra. E il bello di tutto questo era poter partecipare all'archivio scrivendo la propria storia all'interno di questo libro. There's also a number of CD players on the walls, so I'm also presenting all the songs again. There's 7 of them, and you can kind of play them all at once. You can turn them on and off as you like. So I also had this feeling that people could sort of DJ the space, playing lots of songs or just one at a time. All'interno del caffè erano state posizionate ovviamente alcuni CD player con i stereo, con i CD lungo il muro, e le canzoni ne erano state selezionate 7 e potevano essere suonate tutte insieme. Insomma, ognuno poteva essere il DJ di quello spazio. It's a little dark. Anyways, just some images of the situation. And then also some of the memories that people have left on the tablecloths. Questi sono alcuni ricordi, alcune storie che sono state scritte anche sulle tovaglie del tavolo. So this becomes a kind of ongoing project that I continue to kind of develop in different ways. Always thinking that in a way, for me, it's such a kind of rich, very sort of simple but very rich kind of material that I feel I'm also constantly kind of learning from. Ovviamente questo progetto è in continua evoluzione, si sviluppa in modi sempre diversi e Brandon sta continuando ad ampliare l'archivio. It really starts to say so much, I think, about how we experience music, not only as some sort of cultural object, but also as something that really comes into our personal lives. L'importanza di questo progetto è la continua esplorazione di come noi ci rapportiamo alla musica, come la musica sia un oggetto culturale ma anche un modo personale di approcciarsi. Well, maybe I can pause here and see if there's any questions or if you would like to ask anything. Stop hearing me talk. Se avete delle domande. How's it going over there? Qual è stata la molla che gli ha fatto scattare questo interesse nella relazione tra il suono e l'ambiente, cioè l'architettura e tutto il resto? What was the first thing that makes you think and reflect
maybe there's two things. One is that when I was 13, I started to play drums. And I remember distinctly how the drums really started to introduce me to space. So playing the drums, I remember I used to play in my bedroom at home. And then there was a moment where I had to take the drums to another location, to a public event where I was going to play with the band that I was in. And I remember distinctly something terrible happened, which was that the drums sounded differently. Un evento scatenante è stato, cioè potremmo partire da due eventi, ma un evento scatenante è stato quando lui aveva 13 anni, suonava la batteria, ovviamente in camera sua, e gli piaceva vedere come la batteria lo presentasse all'interno dello spazio. Poi un giorno è andato a suonare la batteria in un evento pubblico, quindi fuori dalla sua stessa stanza, e aveva realizzato che la batteria suonava in un modo terribile. So of course I had never thought about it, but I had gotten to know the instrument in a particular room, and that once I had to be somewhere else, that instrument sounded differently. It was suddenly another object, another kind of instrument. And so I think as a drummer, you become probably any acoustic instrument, you immediately become aware of how acoustics and the kind of architecture of rooms is influencing the instrument. And then in a way it also influences how you play that instrument, because somehow you have to respond differently. Ovviamente rendendosi conto che la batteria sembrava completamente un altro oggetto da suonare, ha riflettuto su questa cosa, ovvero da batterista tu sai benissimo, come musicista in generale, sai benissimo che l'architettura acustica di un luogo influenza sia come tu suoni quello strumento sia lo strumento stesso. And this experience started to also echo a more personal experience, which was about being a kid and moving around a lot. So our family moved around a lot, and I was always put into a new school. And so I was like a sound that was being located, and that suddenly I was different depending on where I was. Suddenly I was out of place. And so the experience of somehow negotiating that feeling for me became kind of parallel to how I thought about sound. So suddenly sound for me became not about music, but about where are we now? And how do I relate to where I am? Un'altra cosa particolare è stata quella di essere un bambino che si è trasferito spesso, perché i genitori si sono trasferiti diverse volte nel corso della sua infanzia. Quindi Brandon vede se stesso come un suono che continua a cercare un collocamento, quindi quello che lo faceva riflettere era il suo essere differente a seconda del luogo dove si trasferiva. Quindi il suono per lui non è soltanto la musica, ma è anche dove sono adesso e come mi comporto in quel posto dove sto. So there's a kind of, you might say, a kind of sensitivity about context and about location, and thinking about how do those things perform to influence and to condition relationships, condition what is possible in a given point in time, for instance. So I always like the idea that you go somewhere and there's already so much already decided before you get there. And so again, maybe it goes back to that feeling of architecture and the kind of violation of entering a room is somehow about that you arrive somewhere that there's already things decided for you, and then it becomes a process of negotiating, of saying, well, what can I do here, and how do I deal with these decisions that have happened before I come. So somehow this becomes a kind of area, I guess, that
gets kind of investigated in the artwork. Ovviamente si sviluppa una sensibilità particolare a proposito del contesto in cui ci si trova, del luogo in cui si è, come noi interagiamo e come con il luogo dove ci troviamo, come questo condizioni le nostre relazioni anche con le altre persone e con lo stesso luogo in cui stiamo. Quindi una cosa molto importante che ha detto è l'idea dell'andare in qualche luogo dove qualcosa è già stato deciso per te, ovvero in quel luogo, ritorna al discorso, se tu entri in un luogo tu violi quel luogo, c'è una violenza nei confronti di quel luogo, quindi la domanda che devi sempre farti è che cosa puoi fare in quel determinato luogo, e per lui è ancora un oggetto di investigazione, un'area da espandere. Is there anything else? Ho mai sperimentato suoni a diverse pressioni di aria, visto che comunque l'assenza di aria è assenza di suono? C'è un approccio più scientifico comunque al suono. And there is experimenting with how can sound differently when you change the pressure, like a more scientific approach in your job. Yeah, not really. But definitely there's certainly some artists and people I know who sort of maybe explored in that way, thinking about the physicality of sound, the kind of physics of listening, and trying to maybe create different kinds of almost experiments around how sound behaves. So for instance, some friends of mine in Tokyo, a group of artists I know, are very much working in this very kind of investigative way to do with the science of sound. But it's not something that I've done any work with, but I recognize it as a very interesting area. In particolare proprio non è il suo approccio, però sa di alcuni artisti, fra cui alcuni suoi amici di Tokyo, che esplorano proprio la fisicità del suono, quindi anche la fisicità dell'ascolto, come si comporta il suono a seconda della variabilità, a seconda delle variabili. Quindi comunque la ritiene un'area molto interessante, ma non è il suo campo. Vorrei fare una domanda a Brandon. Volevo sapere, siccome Brandon non l'ha ancora detto, insomma, però ha scritto dei testi, dei libri abbastanza interessanti, insomma, riguardo tutto quello che si è detto finora, quindi sul suono. Volevo sapere come lui si comporta, cioè se c'è un Brandon teorico e un Brandon pratico, oppure se la pratica aiuta la teoria e viceversa. Insomma, cioè, volevo capire un po' come funzionano i due, se sono due oppure il Brandon. You haven't mentioned yet other things you read in the books you've written about sound, and Lelio wants to know, how do you behave? Is there a theoretical Brandon and a practical Brandon? Theory and practice? I see. Well, I mean, certainly maybe in a sense I don't really feel so strongly that there's a separation, even though of course that does, end up in different contexts, so I participate in different environments, and I'm asked to work in different contexts related to these two areas, kind of more theoretical academic research and more artistic practice work. So there's a kind of difference out there, but for myself I feel it's the same. So I kind of, you might say, I feel like I approach everything from the same position, which is about some kind of curiosity about sound and a kind of curiosity about telling kinds of stories
about sound. So whether that's kind of historical and theoretical or more social and immediate or kind of more performative, somehow I feel like it's coming from the same place for me. In generale c'è una piccola suddivisione, però ritiene che il suo approccio, sia la parte teorica, accademica, sia quella artistica più pratica, vengano comunque dalla curiosità che il suono gli ispira, quindi tutte le storie che possono essere intorno al suono, e anche sia essa una visione storica, teorica, performativa, è sempre la stessa persona, l'approccio fondamentale è quello della curiosità. I did want to just make a point that I'm kind of enjoying, kind of secretly enjoying this moment of translation, because I sort of feel like, you know, the idea of sound that I guess I try to communicate as being something that moves between me and somebody else, gets picked up by somebody else, and then is carried along. You know, this kind of process of almost echoing sound as a kind of associative movement. I feel like we're kind of performing that quite nicely here. So she is sort of taking my voice and re-embodying it in another language. It's a very I'm really enjoying that at the moment. Teneva a specificare che si stava divertendo, ma gli sta piacendo molto questo momento, questa traduzione, perché nell'ambito delle sue ricerche sul suono è come se ci fosse qualcuno che prende la sua voce e la, potremmo dire, la repersonifica in un altro modo, spargendola intorno in un'altra lingua. Quindi questo momento e movimento associativo delle nostre voci, della sua che parla e della mia che traduco, gli sta piacendo un sacco. Yes, that's right. We'll work together next. Well, I hope you'll all come over to Realm on Tuesday evening. Spero di vedere tutti quanti martedì sera a Raum, per le martedì, giusto? Da martedì a giovedì. Da martedì a giovedì, 3 giorni delle performance. Come se c'è stata e se c'è stata un'influenza da parte della musique francese e da parte della musica elettronica tedesca, cioè come questa cosa ha influenzato il tuo percorso, diciamo, di ricerca? French music, Musique concrète. German and Okay. Right. I mean, not so much, but I recognize that in a way I feel that I, of course, as an artist, am participating in a longer history. So that certainly this work, this kind of cultural work, kind of in a way opens a space, right, for sound to be even a kind of issue, or sound to be thought of as a material separate from music, or somehow a very distinct category. You know, I see how, you know, work like musique concrète participates in kind of making that possible. So even though I don't feel personally like such a direct relationship to that, I think it's indirect. Non è stato particolarmente influenzato da queste due categorie musicali, da questi due generi, però come artista si rende conto di aver comunque partecipato a questa apertura culturale, anche magari è stato influenzato, ha detto, in maniera indiretta, non direttamente, però indirettamente sicuramente sì.
persone o con la città, e in che modo l'ha fatto, cioè, a me è incuriosito a livello sonoro, ecco, perché lui spiegava prima della gente che reagisce in determinati modi, con le serie per esempio, no? Con le serie delle casse. Quindi volevo sapere se ha mai avuto a che fare con la natura o con una particolare categoria della natura, tipo gli uccelli, non so. Have you ever in a sound wave with nature instead of people or city? For example, she made an example of, for example, birds or some particular categories of nature. Yes, no. Yeah, my relationship to nature is it's small. No, I tend to think that what really interests me are people and culture as a kind of environment that does tend to be quite urban or quite city oriented. So I tend to like that, and so I tend not to focus, or my attention doesn't go towards other species than humans. But certainly I see that as a very strong aspect of a lot of sound culture. There's a lot of work being done in this area, but for myself it doesn't tend to be a focus. Lui è più orientato sulla città che non sulla natura, anche se riconosce che sia importante, però il suo studio specifico è proprio non sulle altre specie ma sugli umani. Volevo chiedere a Brandon come suona a Bologna. How does Bologna sound? That's a trick question. That's a trick question. Okay, well, if everyone comes on Tuesday, I'll answer it then. Se venite martedì vi rispondo. No, io dico anche però non c'era niente di sottinteso nella domanda, se non nel fatto di come suona davvero Bologna per uno che come Brandon insomma ascolta le città in un certo modo, c'è una domanda riferita proprio a people like you who works on sounds. I see. He's not quei modi. No, he's not. Non t'arrendi, ho detto, continui però. Well, I have to say today is very quiet. Today feels quiet. It's Sunday. It's Sunday. Yeah. Musica ascolti? Another trick question. Yeah, it's really actually, I think it's very, 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 very simple, which is that I listen to music that moves me. Ascolto la musica che mi commuove, che mi emoziona. It's easy, huh? This is a trick answer. Well, actually, that can be very difficult. Yeah. But yeah, I'm constantly curious and constantly open to hearing anything. So I like that also about music, that it's such a kind of diversity and such a kind of constantly changing culture. So I think that's very intense and very dramatic about music, more than lots of other kind of cultural fields. Is that there's a feeling of it being very transformative, kind of all the time, mutating and evolving, while at the same time always also referring back and bringing sampling from the past and combining, recombining. So for me, this is also what's so interesting and what makes you kind of always interested to hear something. Il bello della musica è anche la diversità e il modo in cui cambia costantemente, una cosa importante, intensa addirittura potremmo dire, è
è che la musica è continuamente in evoluzione, è continuamente, in inglese si dice trasformante, si trasforma in continuazione, cambia in continuazione, sia andando avanti, sia prendendo dei piccoli pezzi di passato, quindi ritornando indietro e continuando avanti.